Con l'entrata in vigore dei nuovi dazi imposti dal governo americano si profila una vera e propria tempesta perfetta. I prezzi delle bici, già oggi elevati, subiranno un'impennata significativa, soprattutto per i marchi statunitensi. La situazione, vi assicuro, è molto più grave di quanto si pensi e se pensate di cambiare bici o aggiornare la vostra trasmissione quest'anno, forse è meglio che vi sbrighiate, perché da qui ai prossimi mesi i prezzi potrebbero schizzare fino a più del 50%. Quindi la Specialized Turbo Levo 4, appena rilasciata, il cui modello top di gamma costa la bellezza di 15.000 euro, potrebbe costare a breve oltre ben i 20.000 euro. Un prezzo veramente nauseante. Prima di cominciare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Il governo americano ha ufficialmente reintrodotto e rafforzato la politica dei dazi doganali. Il principale bersaglio è la Cina, ma a seguire sono coinvolti numerosi altri paesi, inclusa l'Europa, con l'introduzione di tariffe fisse e misure speciali. I nuovi provvedimenti prevedono l'applicazione di tariffe elevate su prodotti di origine cinese, come biciclette complete, componentistica, batterie e accessori, con aumenti particolarmente rilevanti su categorie high-tech come motori e batterie per i bike. Gran parte della componentistica ciclistica, anche quella commercializzata dai marchi americani, è prodotta in Cina o si basa su forniture cinesi. A questa si aggiunge una quota significativa proveniente da altri paesi asiatici come Taiwan, Vietnam e simili, anch'essi ora soggetti ai nuovi dazi doganali imposti dagli Stati Uniti. SRAM, Specialized, Trek, Santa Cruz, RockShox, Yeti, Pivot, Cannondale e tanti altri produttori saranno costretti a sopportare costi di produzione molto più alti. Le aziende americane non hanno scelta, assorbiranno una parte dei costi, ma inevitabilmente scaricheranno il resto sui consumatori. Già ora alcune case stanno preannunciando aumenti dei listini dal 20 al 30%. Ma attenzione, questa è solo la prima ondata. Se i dazi americani persisteranno anche sull'esportazione europea, anche l'Europa si vedrà costretta a rispondere con dazi sulle importazioni americane e da questo punto gli aumenti complessivi potrebbero toccare il 40-50%. In pratica, una bici Specialized Tarmac SL8 da 8.000 euro potrebbe costare oltre 11.000 euro a fine 2025. Un gruppo SRAM Red AXS da 3.500 euro potrebbe arrivare facilmente a 4.000-5.000 euro. Una forcella RockShox Zeb potrebbe passare da 1.200 a 1.700 euro. E tutto questo senza considerare l'effetto scarsità. Meno pezzi disponibili, più speculazione, prezzi ancora più alti. Una domanda che molti si pongono è: ma se SRAM e Specialized sono aziende americane, perché subiscono i dazi? La risposta è semplice. Oggi gran parte della produzione globale si concentra in Asia. Anche i marchi più prestigiosi affidano la realizzazione dei telai, gruppi, componenti e accessori a paesi come Cina, Taiwan, Vietnam e altri. È sufficiente che anche solo un componente venga prodotto in queste nazioni perché il prodotto finale possa essere soggetto a tassazione. Quindi è difficile sfuggire ai dazi. Anche se Specialized è un marchio americano, i suoi telai in carbonio sono spesso prodotti in Asia. Lo stesso vale per SRAM, RockShox e molti altri brand che si affidano alla produzione asiatica per trasmissioni, freni, ammortizzatori e numerosi altri componenti. Naturalmente l'Europa non sta a guardare. Bruxelles ha già minacciato misure di ritorsione contro l'introduzione dei dazi tra il 15 e il 25% su prodotti americani in ingresso, compresi articoli sportivi, bici e componentistica. Quindi se oggi importiamo una bici americana pagando solo l'IVA e le tasse doganali, domani dovremo aggiungere il rincaro dovuto ai costi di produzione più alti negli Stati Uniti e il dazio europeo sulle importazioni, quindi un doppio aumento. Come detto prima, la Specialized Turbo Levo 4, con il modello top di gamma da 15.000 euro, potrebbe costare a breve oltre 20.000 euro. Prezzi decisamente nauseanti e improponibili.
La crisi potrebbe rimescolare le carte a favore dei brand europei, taiwanesi e giapponesi. Marchi come Canyon, Orbea, Giant e Shimano sono ben posizionati per approfittare della situazione. Inoltre, alcuni marchi italiani storicamente legati al mondo della bici da corsa potrebbero beneficiare di un aumento di domanda per le loro proposte, montando componenti europei ed asiatici ed evitando quelli americani. Pinarello, Bianchi, Colnago e Villiers Triestina sono tutti attori importanti nel panorama della bici da corsa, con una tradizione di innovazione e una forte presenza internazionale. Tutti loro potrebbero trarne un enorme vantaggio da questa situazione, poiché molti di questi produttori hanno filiere più diversificate e meno dipendenti dagli Stati Uniti, il che potrebbe garantire disponibilità e prezzi più competitivi. Anche brand alternativi potrebbero conquistare nuova clientela puntando su innovazioni tecnologiche, maggiore affidabilità e prezzi più competitivi rispetto ai colossi americani. Inoltre alcune aziende europee e asiatiche potrebbero rafforzare la loro presenza nei mercati tradizionalmente dominati dai marchi americani, proponendosi come alternative concrete per gli appassionati rimasti orfani di certi prodotti o fasce di prezzo. Se state pensando di cambiare bici o un gruppo specifico, fatelo al più presto, prima che i nuovi listini vengano applicati. Valutate anche il mercato europeo o asiatico. Marchi italiani come Pinarello, Bianchi, Colnago e Villiers Triestina o europei e asiatici come Canyon, Orbea, Giant, BMC e Cube potrebbero continuare a mantenere prezzi più competitivi. Tenete d'occhio le offerte, alcuni negozi potrebbero svuotare le scorte 2024 prima che i prezzi salgano. E non dimenticate l'usato, potrebbe diventare la soluzione ideale per chi cerca bici di alta qualità senza dover spendere cifre esorbitanti. In conclusione, la questione dei dazi è una vera e propria bomba a orologeria per il mondo del ciclismo. Se verranno confermati, gli aumenti saranno significativi. Bici da 10.000 euro che arriveranno a costare 15.000 euro, trasmissione da 5.000 euro, forcelle da 2.000 euro. Gli aumenti colpiranno tutti, amatori, agonisti, negozianti, officine. Chi ha intenzione di cambiare bici o componenti deve muoversi. Il ciclismo, che già oggi non è uno sport economico, rischia di diventare sempre più un lusso per pochi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Avete già visto aumenti nel vostro negozio di fiducia? State pensando di cambiare bici prima che sia troppo tardi? E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!